Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, questo è sempre il vostro canale preferito. Sì, ho questa ambizione che voi abbiate questo canale come preferito. Io sono Alex e ovviamente questo è Anime dal Mondo. Oggi parliamo di un modellino che ho da qualche tempo ma non ero ancora riuscito ad aprirlo. Un po' di cose da fare, quindi non sono riuscito ad aprirlo prima. Lo vediamo insieme. Parliamo del Daltanius della Action Toys. Action Toys probabilmente ha pensato a tutti quelli che non hanno un grande budget e che invece di comprare la versione Bandai del Soul of Chogokin di Daltanius volevano magari anche qualcosa di piccolo da poter esporre tranquillamente senza dover avere vetrinone enormi per poter posizionare quel Daltanius che effettivamente è bello, io l'ho avuto, però effettivamente è anche ingombrante, quindi devi avere comunque uno spazio adeguato. E allora cosa ho pensato? Di riproporre in piccolo e in plastica, diciamo purtroppo, ma per pagarli meno bisogna purtroppo proporli in plastica. A proposito di questi robot anni 80, appunto ha pensato di rifarli in versione più piccola e questo è uno di questi modelli, è il numero 04 della Action Toys, se ne sono stati fatti altri 3 prima. Il secondo, che è Vultus 5, mi deve arrivare perché l'ho recuperato, mi deve arrivare, ma questo era il primo che volevo prendere perché il mio Daltanius del Bandai è andato ai tempi che furono, perché avevo smaltito un po' tutta la collezione. Questo è piccolino, si avvicina molto, anche se dovrebbe essere più piccolo dei modelli che ho, per esempio dei modelli Infinitism della Bandai, però perlomeno è piccolino e lo posso mettere ovunque voglio. E tra l'altro è anche trasformabile, ma adesso lo vediamo sul tavolo. Eccolo qua, il nostro Daltanius versione piccolina, poi misureremo anche quanto è alto perché effettivamente dicono intorno ai 15-16 cm. Vedremo, andiamo ad aprirlo. Io l'ho solo aperto così, ho visto cosa c'era dentro ma non l'ho mai tirato fuori dalla scatola e spero non sia difficoltoso comporlo, però a me già piace parecchio. Allora togliamo queste istruzioni che sicuramente ci serviranno, perché secondo me io vedo tantissime cose, tantissime figure, ma tantissime figure piccole. Andiamo a vedere che cosa c'è dentro a queste istruzioni se vengono fuori. Eccole qua. Allora, solo un foglio, pensavo molto peggio. Queste sono le istruzioni di questo piccolo Daltanius. Le mettiamo un attimo da parte e andiamo a togliere dalla confezione il Daltanius. Scusate il casino, ma non c'è scotch, perfetto, così evitiamo anche di dover tagliare qualcosa. Allora, intanto vi dico che è veramente piccolo, è incredibile quanto è piccolo. Oh, eccolo qua. Togliamo di mezzo anche questa. Guardate un po' qua, Antares, tiriamolo fuori subito se viene fuori, ma quanto è piccolo, è piccolissimo, mamma mia, è tutto snodato che io sappia, sì, ma è veramente piccolo, è incredibile. E mi piace anche, oddio, forse la testa troppo grossa? No, beh, neanche troppo. Però questo è Antares. Vediamo gli altri. Abbiamo il Gumper, eccolo qua, che ho visto da qualche immagine che, a parte che si divide già di suo, ma ci sono le ali che si estraggono. Molto 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 bellino. Non sembra, oddio, visto così potrebbe sembrare una caricatura, in realtà viene fuori una via di mezzo, però anche il Gumper è molto molto carino. Mettiamo qua così lo vedete anche voi. E poi abbiamo Beralios che vediamo un po', questo si alza, no, però si toglie, e togliendosi dà modo di metterlo in pose diverse. Molto bene.
per esempio così, che è un po' più da leone e non da micione sdraiato, è già un po' meglio, insomma. Bene, allora questi sono molto leggeri, ragazzi, sono proprio molto leggeri. Io già lo metto in questa posizione. E già perde i pezzi. Siamo a no, è perché ci sono le giunture per fare in modo che si alzino e per far muovere poi le gambe di Daltanius. Bene, mi sa che qua c'è da lottare un attimino. Qua dentro ci sono tutti gli accessori, senza neanche guardare troppo le istruzioni. Direi che degli accessori potremmo anche già tirarli fuori, perché per esempio questi fanno parte del Daltanius sicuramente, da altre parti non credo ci siano, anche perché questi andrebbero messi nel Gumper qua dietro. Però a quanto vedo carini, però ci stanno, perché secondo me questi ci potrebbero stare. Sì, direi che ci potrebbero stare. Qua si apre, quindi ancora meglio. Sì, dovrebbero starci, però a noi interessa la ciccia, quindi quello che può fare nella trasformazione. Andiamo a vedere anche il delfino spaziale, che anche questo è molto carino, devo dire, molto carino, abbastanza fatto bene anche, devo dire, ragazzi. Ha dei bei dettagli, verniciatura, sì, diciamo che ci sta, mi sembra buona. Vediamo con la testa, perché questa dovrebbe essere la testa che poi va inserita in Daltanius, e il delfino spaziale ovviamente andrà incastrato qua, direi perfettamente. E quindi qua il nostro Daltanius ha il suo bel faccione, ma queste si tolgono per dare spazio a queste che sono quelle, le alette con le ali aperte. Questa è la differenza sostanzialmente, non so se riuscite a vederla, ma questa è la differenza. Io vado addirittura, questo si toglie, è un po' tutto smontabile, ragazzi, poi è plastica, insomma, diamo a Cesare ciò che è di Cesare, è plastica, non possiamo pretendere chissà che cosa. Questo lo andiamo a posizionare, se si posiziona, ok, perfetto, e quindi la nostra testolina l'abbiamo fatta, ma a noi interessa, qua c'è anche la coda e ovviamente la spada infuocata, le varie mani. Io toglierei queste perché sono i pugni classici e lo faremo così giusto per avere un'idea. Ovviamente queste sono poi le varie pose, le mani in posa. Questo lo togliamo e ci concentriamo su questi qui, perché sono i pezzi che ci interessano. Anzi, queste alette le mettiamo via prima che si perdano, perché io funziona un po' così, io non riesco a tenere qualcosa che poi non perdo. Bene, allora andiamo a vedere le istruzioni, perché vorrei vedere come si può fare questa trasformazione. La testa l'abbiamo fatta, qua fa vedere che fa uscire i pugni, quindi presumo che questi vadano tolti, quelli di Antares. Metto le braccine in piega perché così le so quale verso hanno. Vediamo, allora, queste le abbiamo tolte, qua si apre addirittura tutto e la trasformazione, da come vedo, sembra quasi come l'originale. Allora andiamo a vedere come si può aprire. Ok, ho fatto saltare qualcosa che è la mutanda, in pratica si toglie, che non è il massimo, detta proprio così. Questo si apre e se vado a vedere le istruzioni mi facci vedere che cosa si può fare. Qua sembra che si debbano rimettere le anchette e allora noi le andiamo a rimettere, anche se personalmente questa cosa del metti togli dei pezzi un po' così, dai. Questa parte si gira, ok, non riesco a capire però per quale motivo mi facciano fare in questo modo, e quindi andiamo a vedere
se si riesce a fare quello che faceva con la prima trasformazione. Allora, questi si piegano in dentro e siamo sicuri, i piedini si piegano in dentro. Questa parte andiamo a vedere se sì. Allora, guardando poi come viene fuori, effettivamente dovrebbe, e ribadisco il dovrebbe condizionale, dovrebbe arrivare a, ecco qua che si è staccato. Vediamo se è fattibile questa cosa. Sì, in parte sì, si può fare, va bene, non fate caso alla mia pazzia. Questo sembra che si debba allargare tutto, ma in realtà non lo fa. Questo simbolino, ok, qua ci deve essere, eccolo qua, un incastro. Allora, questo si tira su, adesso non so se lo vedete, ma questo si spinge in dentro e si va ad agganciare a questo pernino. Quindi noi lo andiamo ad agganciare, sempre ammesso che si agganci, speriamo si agganci senza rompere niente. Alex, senza rompere niente, ok, si è agganciato, quindi facciamo la stessa cosa di qua, sperando di non rompere sempre niente. Ho sentito un click che non mi è piaciuto. Non è facilissimo, ragazzi, ve lo dico, mi sta un po' deludendo la cosa, ma non per altro, è perché dovrebbe essere un po' più semplice. È vero che è di plastica, è vero tante cose, ma io sto sforzando e la cosa non è piacevole. Ecco qua, ok, ho dovuto sforzare un pochino, ma poi si è incastrato. Diciamo che Antares l'abbiamo fatto, sì, togliamogli addirittura la testa e gli andiamo a mettere la testa, quella un po' più grande, ok, così perlomeno la parte sopra l'abbiamo fatta, ragazzi, ci siamo arrivati, a parte che esce il delfino spaziale, va bene, lo metteremo dopo. Ok, allora questa parte l'abbiamo fatta, i ganci sono agganciati, se no non si chiamerebbero ganci. Questa parte l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo. Dobbiamo andare a fare Beralios. Allora, Beralios in realtà è già bello che fatto, diciamo che dobbiamo solo mettere dritte queste gambette. Qua noto che ci sono questi incastri e presumo siano quelli per l'incastro di Gumper. Andiamo a riversare indietro la testa, anzi in avanti la testa, anche se io so che questa parte si può togliere, perché altrimenti non, eccolo qua, perfetto, è in due parti, perché altrimenti non si riesce a fare quello che dobbiamo fare in sostanza. Vediamo come viene. Ok, perfetto, ho già capito da solo, senza, c'è questo perno qua gigantesco che va piegato così e quindi va al posto giusto. Andiamo a piegare anche il resto, che però è spero non sia come penso, cioè che siano da togliere le zampe. Che le zampe siano da togliere non mi piace tantissimo, ve lo dico. Qua abbiamo visto, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ok, perché qua si allarga, questa parte si allarga e questa parte si allarga, e quindi qua ha un po' un senso. Cosa devo dire? Queste cose non mi piacciono tantissimo, perché effettivamente sono un po' bruttine da vedere. Io provo a far uscire completamente questo, ma più di questo non fa, e queste si tolgono facilmente, per cui io direi senza andare a fare cose strane, queste io le toglierei addirittura.
questo tanto rimane dentro, non c'è nessun problema. Questa la togliamo e anche qui nessun problema. E adesso dobbiamo andare ad incastrare quello. Intanto si gira anche il busto, non so se qualcuno di voi ce l'ha, come si è trovato. Intanto ditemi la vostra, perché insomma io lo sto aprendo adesso, lo sto montando per la prima volta con voi, quindi scusate se sarà un video abbastanza lungo, ma tant'è che insomma devo capire anch'io come vanno incastrati i pezzi. Allora, io qua vedo che c'è un incastro e quindi appunto e lì c'è un pernino, quindi andrò ad incastrarlo qui, che diciamo che non si incastra benissimo. Ok, si è incastrato, perfetto, si è incastrato da solo, quindi perfetto così. Qua abbiamo le sue gambette e adesso dobbiamo andare a prendere Gumper, perché da questa parte dovremmo aver finito. Rimangono aperte queste parti che sono quelle delle zampe, visto da davanti non è così bellissimo, però ricordatevi che, a parte aprire la bocca, ricordatevi che è un pezzo un po' così, insomma, è di plastica. Andiamo a dividere Gumper, che tra l'altro è attaccato proprio un po', non vorrei dire, ma è attaccato proprio male, nel senso che si attacca per poco, ecco, per non dire castronerie. Ora facciamo questi. Il Gumper qua ovviamente ha la sua parte così, che può uscire. Adesso io ve l'avevo fatto vedere chiuso ed effettivamente ha un altro effetto. Vediamo se riusciamo. Eccolo qua. Però il Gumper così è sicuramente meglio. Adesso ve lo faccio vedere di nuovo aperto. Il Gumper così è sicuramente meglio, che dite? Ora rifacciamo l'inverso, quindi ritraiamo i piedi, li facciamo piegare, perché si piegano, ecco qua, con questo gioco, quindi si piegano e si riescono a piegare così. Ha anche questo movimento, forse anche troppo, della caviglia, però tant'è che c'è e quindi ce lo dobbiamo tenere. Questo si apre, e ovviamente qua dobbiamo fare lo stesso movimento dell'altro, e a questo punto possiamo incastrarlo, cioè proprio a incastro, e chiudere. Quindi andiamo a incastrare anche questa e chiudiamo dietro, e diciamo che il nostro Daltanius sta prendendo forma. Dobbiamo andare a inserire i pugni nelle sue sedi. Adesso il problema è un altro: da che parte vanno inseriti gli avambracci? Vediamo un po' se qua dice qualcosa. Non esattamente, sembrano fatti uno con l'altro, ma questo sembra avere sì, ok. Allora, questo più grande è per i pugni e quindi questo ovviamente è per i pugni. Questo, che è lo spazio più piccolo, va ad agganciarsi qui. Ok, allora diciamo che non è esattamente, anche perché qua c'è la piega del gomito, quindi se riuscite a vedere bene c'è anche una piega del gomito qui, viene fuori una cosa un po' ibrida, insomma, anche ecco perché questo possiamo incastrarlo all'interno e allora viene fuori una cosa giusta, ecco. Scusate, ma ripeto, lo sto aprendo per la prima volta con voi e quindi scusate se non ho dimestichezza con il modello, ma tant'è che è così. Allora io intanto me lo metto un attimino in piedi. Una cosa subito che noto, a parte che toglierò queste alette che come nel GX della Bandai non sono propriamente belle da vedere, anche queste parti qua le andiamo a mettere lì dentro, che così non si perdono, idem per queste.
Il delfino spaziale lo andiamo a inserire dove dovrebbe essere inserito, eccolo qua. Le zampette anche, è tutto un pezzo, taglia pezzi, taglia metti, taglia cuci, eccetera. Allora, il Daltanius è finito, è questo. Pregi e difetti? Allora, il pregio è che è piccolo, però è relativamente fatto bene, nel senso che avete un Daltanius fatto e finito che non ha niente a che invidiare con, non dico col GX, però con altri modelli un po' farlocchi che magari trovate sul mercato, anche magari cinesate, eccetera, perché è forse l'unico Daltanius trasformabile così piccolo, quindi secondo me averlo vuol dire tanto. Andiamo a vedere la misura, perché adesso sono curioso, hanno detto una cosa e io voglio verificare. Sì, è alto circa 15 cm, anzi senza il circa siamo a 15 cm esatti, quindi questo Daltanius è alto 15 cm, quindi meno dei soliti Bandai che già partono dai 18-20 cm. Ora vediamo di metterlo in una posa un po' decente anche per farvelo vedere meglio. Ok, un po' da macio, da duro, bravo, stai così che fai vedere che sei massiccio. Ok, questo Daltanius mi piace, perché comunque mi piace, è piccolino, ha i suoi difetti plasticosi, perché è giusto che sia così, insomma, ha pagato anche quello che l'abbiamo pagato, ma effettivamente insomma la trasformazione con tutti i pezzi che devi togliere, con tutte le cose che vanno tolte, e non è semplicissimo effettivamente, se non in alcuni punti, montarlo, direi che insomma per quello che vale io direi che ci sta. Poi ha una grande snodabilità, vedo qua, quindi comunque viene un modello ben snodato. Io personalmente lo acquisterei per non spendere tantissimo, avere comunque un pezzo della mia infanzia come ho fatto, e quindi sono veramente contento di averlo preso. Adesso andiamo alle considerazioni finali. Quindi che dire di questo Daltanius della Action Toys? Io ribadisco, sto aspettando che mi arrivi anche il Vultus 5, che è il numero 02 se non ricordo male, e spero ne escano altri, perché per il prezzo a cui l'ho acquistato, io l'ho trovato a 55-60 euro, non me lo ricordo semplicemente perché ce l'ho lì da un po' di tempo e non avevo ancora avuto modo di tirarlo fuori dalla scatola e montarlo, come avete visto. Però devo dire che, a parte qualche difettuccio che possiamo anche farlo passare, perché comunque sia, anche se ci sono dei pezzi da togliere, è un bel pezzo, anche perché non diresti mai che sia di plastica se non vai a toccarlo, è molto molto leggero, quindi è il giusto peso in realtà, perché poi c'è il Gumper che, essendo più pesante, gli dà un po' di stabilità, poi con questi piedoni abbastanza grandi riesce ad avere una buona posabilità. Forse però, per quella questione mia di fisionomia, le spalle, forse come hanno fatto col GX della Bandai, aver messo quelle due placche in più che andavano a coprire queste e fare delle spalle leggermente più grosse, anche solo di un pelo, forse ci sarebbe stato ancora meglio, ma anche così direi che si apprezza, perché si apprezza. Altro difetto, per essere proprio i puristi eccetera, qua sopra ovviamente si vede il fatto che sia aperto, ma è normale, si vedeva anche nel GX, e poi ovviamente qualcuno customizzato aveva fatto delle coperture per riuscire a non vederlo. Però sinceramente io mi sento di consigliarvelo, è uscito da un po', quindi potete probabilmente recuperarlo ancora da qualche parte. Il prezzo non credo si aggiri intorno a prezzi troppo esorbitanti, però io sono contento dell'acquisto, mi piace parecchio, anche perché il mio vecchio Daltanius purtroppo è andato a un altro fortunato per quando ho venduto tutta la mia collezione di GX, e devo dire che
sono contento di essermi preso questo, che è un po' nella schiera di quei robot che mi sto rifacendo piano piano, e nella maggior parte dei casi sono tutti model kit che mi divertono anche un po' di più. Che dire d'altro? Siamo arrivati alla fine, questo video sarà stato lunghissimo, lo so, ma purtroppo insomma, dovevo spippolare un po' bene questo oggettino qui. E io vi rimando al prossimo video. Mi raccomando, se volete iscrivetevi, mettete un like, fate quello che volete, contattatemi, c'è tutto quello che volete qua sotto, tutti i link possibili, e noi ci vediamo al prossimo video. Da Alex e Anime dal Mondo è tutto, ciao!